Benvenuti a tutti gli amici di Music Off, siamo qui da Sergio Tomassone Roma, io sono Davide Tomassone e vi racconterò la fine di una storia, ma che poi è l'inizio di un'altra nuova storia. Abbiamo parlato della storia della Les Paul, della storia dell'SG, abbiamo parlato delle 335, abbiamo parlato di prodotti più vari. Chiuderei la storia della Gibson che volevamo raccontare con la fine dell'epoca di Ted McCarthy. Nel 65-66 lascia la Gibson, andrà poi a collaborare con Bixby per un'azienda di accessori, con un po' di prodottini, a divertirsi, collaborerà poi successivamente nei primi anni 80 con Paul Smith, a lui alcuni modelli dedicati e realizzati e progettati insieme a Paul. Ma diciamo che è il periodo top, la golden era, così viene definita, di casa Gibson. Direi che nella sua prima parte della storia termina proprio alla fine degli anni 60. Fine degli anni 60, nel 69, tra le altre cose, l'azienda ha qualche difficoltà in più, c'è bisogno di economia, le vendite sono già un po' calate, non so se è dovuta ai fatti dell'epoca, la guerra, Woodstock, non ve lo so dire, però certo è che Gibson è un po' ferma, non ha molte idee, non sta progettando molto e la CMI, la Chicago Musical Instrument, vende una grossa parte, il 90% della proprietà all'ACL e dall'unione delle due aziende, le aziende verranno gestite inizialmente da Berlin, che era il direttore deciso dalla Chicago Musical Instrument, per il 90% la proprietà di ACL, ma le decisioni inizialmente le prende Berlin, poi dopo un po' arriverà Stevens e dall'unione dei due direttori, dei due responsabili, Norton e Berlin, verrà chiamato questi 20 anni di storia che si proseguiranno fino al 1986, l'epoca Norlin. È un'epoca un po' buia dove si prova un po' di tutti. Questo è un esempio simpatico del 71, prodotto in Mogono su forma Les Paul, recording, è il momento in cui si pensa che l'elettronica possa fare miracoli, quindi è lì che si sposta un po' tutta la produzione di casa Gibson, quindi l'ACL aveva proprietà ed era stava già lavorando con la parte delle tastiere di Moog, quindi si incominciano a inserire nelle serie Artisan dei filtri, dei compressori attivi, pile, elettroniche un po' particolari, in questo caso la ricerca dell'uscita a bassa impedenza oltre che ad alta impedenza, cioè tutto un percorso di elettronica, di ricerca dell'elettronica, è il momento del passaggio dell'amplificazione valvolare all'amplificazione stato solido, quindi c'è un po' di perdita della storia, del senso della storia, delle fatiche della ricerca di fisica acustica di tutti i precedenti progettisti e tutto viene reso facile, probabilmente così si dice, per una ricerca di un soldo facile, di un guadagno facile, dove mettendo fuori novità, un po' di marketing, il prodotto si vende da solo perché è Gibson. Così non avviene perché alcuni prodotti, diciamo, tengono botta, le Les Paul Custom si venderanno lo stesso, le Les Paul Deluxe si venderanno comunque bene lo stesso, ma l'appesantimento dei legni, la mancanza di novità, alcuni errori commerciali, verniciature scarse come nelle Sonex 180 e in altri prodotti di quel periodo allontanano un po' alla volta la clientela, in un momento in cui nasce tutta la polemica con le low suite di imitazioni giapponesi di prodotti di buona fattura, fatta magari un po' più sulle imitazioni delle precedenti Gibson, e quindi entrano nel mercato queste nuove giapponesi, queste imitazioni, queste cose piuttosto economiche ma che non vanno poi male, e al di là della polemica e delle denunce e dei giudizi sulle low suite per cui alcune aziende smisero di fare imitazioni Gibson, imitazioni Les Paul, in realtà il prodotto cala un po' alla volta, sempre di più, mancano idee, mancano novità e come sempre quando le cose calano e vanno peggio e si rischia il fallimento, arrivano dei nuovi imprenditori, veri imprenditori, amanti della chitarra, un trio di soci, ricordiamo quelli che hanno segnato di più la storia di casa Gibson dall'86 a seguire, che sono Jaskevitz e Berryman. Investono capitali, ma soprattutto investono idee e desiderio di migliorare. Nel frattempo ricordiamo che da Kalamazoo,
una parte della produzione si era spostata poi a Nashville, perché aveva lasciato all'epoca di McCarthy la produzione a Kalamazoo e solo a Kalamazoo, ma in realtà la proprietà voleva avere una sede in una città dal punto di vista musicale estremamente importante, la capitale della musica country e di tanta musica suonata in quel momento e anche da diversi anni. Quindi decidono di andare a Nashville, aprire la fabbrica a Nashville, e un po' alla volta il lavoro della fabbrica di Kalamazoo cala finché a metà degli anni 80, se non ricordo male direi 87-88, poi le date, perdonatemi se mi sbaglierò in qualche data perché sono veramente tante quelle che ci siamo raccontati, Kalamazoo chiude, passerà poi in mano agli ex operai che non si trasferiranno a Nashville e che rimarranno a lavorare in una specie di cooperativa, se non erro, cioè un board piuttosto ridotto, e costruiranno così la Heritage, un nuovo marchio che poi continuerà a produrre prodotti molto Gibson style. Quindi abbiamo Jaskevitz, abbiamo Berryman, entrambi prendono in mano il brand, il marchio, e ne vogliono farlo ritornare un grande marchio. Questo è l'obiettivo primario. E bisogna dire che nel giro di pochi anni i miglioramenti si vedono nella gamma prodotti, nell'ottimizzazione dei prodotti, nel ritorno al passato, nell'apertura del custom shop, cioè tutto quello che abbiamo visto in un'altra azienda all'epoca di Smith, in casa Fender, in California, la stessa cosa, stessa ricerca di qualità, ritornata ai fasti del passato, ma ai fasti veri, quindi tanto impegno nel legno, nella scelta della materia prima, nella lavorazione, nella gestione del legno, quindi prodotti che non devono avere problemi di umidità, che non si devono aprire, che non devono essere troppo pesanti, un'ottimizzazione di tutto, un ritorno a rifare pick-up, ci sono le collaborazioni con Team Show, un sacco di gente che lavora per riuscire a fare prodotti assolutamente conformi a quelli che avevano reso famosa la Gibson nel mondo. E bisogna dire che ci riescono, l'azienda ricomincia a crescere, ricomincia la produzione di corde, cioè tutto va nella giusta direzione. La parte delle chitarre acustiche si trasferisce in Montana una zona ideale per la costruzione di tavole e di fasci di fondo di legno massello per costruire le acustiche, perché è un clima piuttosto secco, non abbiamo problemi di umidità, quindi l'ideale, se non ricordo male, anche qua non vorrei sbagliare, comprano un'azienda, una fabbrica di mandolini o mandolini banjo, e ne fanno in pochi anni la produzione top di chitarre acustiche insieme a Martin e a Taylor, che era in quel momento forse un astro nascente solo. Tanto lavoro, tanta qualità che bisogna riconoscere a Jaskevitz e a Berryman. Berryman poi nel tempo si porrà la sua attenzione nel far crescere il marchio Epiphone, quindi nella fabbrica che apriranno poi in Cina, la loro fabbrica, invece di dare a terze aziende la costruzione dei prodotti Epiphone, che era già diventata, al contrario degli anni 50, probabilmente nel nostro racconto abbiamo omesso di raccontare che Gibson arrivò a comprare Epiphone, che era già sull'orlo del fallimento e che era il suo principale competitor, più di Gretsch, più di altri marchi ancora. E quindi, oltre che la produzione montana, c'è tutta la parte di produzione custom shop, e continua la produzione in Tennessee, a Memphis, dove la Gibson ha un bel fabbricato in cui produce tutta la gamma delle semiacustiche, per cui per tutti gli anni 90 e 2000, inizio 2000, la produzione è diversificata su 3 aziende: Montana, Folk, la produzione usa Nashville, la tradizionale e il custom shop a Nashville, e la produzione delle semiacustiche a Memphis. Poi nel custom shop si facevano anche semiacustiche, facevano anche 335, anche 175, c'era comunque una parte di produzione top di gamma anche a Nashville, però fondamentalmente era a Memphis che si producevano le semiacustiche. In pochi anni la Gibson continua a crescere, continua a migliorare, cambia anche dal punto di vista commerciale. A cavallo dei primi anni 2000 decide di aprire la sua warehouse e la sua organizzazione, farlo uscire dal territorio americano, farlo uscire anche dal territorio americano, e aprire una warehouse, un magazzino e una sede commerciale in Olanda. Questo perché l'Europa ha tanta fame di prodotto Gibson, ha tanta voglia di prodotto Gibson, e quindi cambiano gli equilibri a livello locale, i prodotti non vengono più distribuiti ma vengono acquistati direttamente, e da lì a pochi anni, con la volontà di avere un prodotto venduto
allineato per via del valore uguale in tutto il mondo, si bilanciano i listini e i prodotti Gibson arrivano a costare anche veramente molto poco. A metà degli anni 2000 una 335 si vendeva anche a 1300-1400 euro, a cavallo del 2005-2006 a memoria. Quindi cifre decisamente compresse. Chiaramente noi rivenditori più di riferimento, ne abbiamo fatto tesoro, abbiamo investito tanto su un marchio che veniva tanto richiesto, che faceva prodotti di ottima qualità e che arriva in modo diretto, che con una buona programmazione riuscivamo ad accontentare i nostri clienti. Ed è stato così per un bel po' di anni, quindi il lavoro fatto da Berryman e da Jaschywitz è stato un lavoro eccezionale per tantissimi anni. Poi probabilmente la volontà di crescita ancora, le difficoltà della crisi economica che dal 2008 ha toccato tutto il mondo, ha rotto qualche ingranaggio. La Gibson, Jaschywitz in particolare, ha voluto investire e ingrandire ancora di più l'azienda andando a comprare marchi sì legati al settore della musica, ma non certamente prioritari per la Gibson chitarra, il brand Gibson e Epiphone chitarre. Quindi sono arrivati marchi come Cakewalk, sono arrivati marchi come KRK, ma sono arrivati anche marchi come Philips Audio, che difficilmente poteva trovare ulteriori sviluppi. Tutto questo ha impegnato in modo molto forte dal punto di vista economico il marchio Gibson. Quindi Gibson ha dovuto chiedere alle banche un grosso aiuto, ha dovuto chiedere alimentazione di denaro in qualche maniera da parte delle banche, ma nei 4-5 anni a seguire, nel momento in cui probabilmente questi marchi avrebbero dovuto dare rendita, dare valore e permettere anche di ripagare questo importante prestito fornito, questo non si è avverato. Cioè, il prodotto chitarra è continuato a essere stravenduto, strarichiesto e essere di riferimento. Il prodotto elettronica di consumo o audio in generale, anche Cervin Vega c'era tra i marchi acquistati dal brand Gibson, in realtà sono rimasti al palo, non sono cresciuti, sono crollati, sono calati, non sono stati richiesti. In questa grande difficoltà chiaramente c'era l'esigenza da parte del board di aumentare sempre di più le vendite, con un po' di difficoltà nell'inventarsi sempre qualcosa di nuovo. Cioè, questa esigenza di aumentare la richiesta è diventata anche un'esigenza di creare per forza qualcosa di nuovo. E il per forza qualcosa di nuovo non sempre è una buona idea, e così purtroppo è accaduto. La scelta di cambiare, a partire dal 2011 se non ricordo male, cambiare la line-up ogni anno, quindi una nuova linea che non faceva in tempo ad arrivare, ad essere acquistata, che già c'era la notizia che qualcosa di nuovo stesse già uscendo, qualcosa di nuovo non di rivoluzionario, qualcosa con piccole differenze, però ha creato una saturazione del mercato, una confusione nella domanda che ha rallentato un po' alcuni percorsi di vendita che avevano trovato già degli equilibri nazionali, europei, ma direi mondiali piuttosto buoni. A questo aggiungiamo anche la volontà di una modernità, di una ricerca forse un po' troppo avanzata per la clientela. Vorrei tornare indietro nel tempo, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate. Quando fu creato nel 1958, fu inventata l'Explorer, la Flying V, si vendettero pochissimi prodotti. Ci vollero 10-15 anni prima che il mercato musicale, la musica, i musicisti, i clienti amatori riconoscessero in quelle forme una forma adatta per fare l'hard rock, per fare rock, per un certo genere musicale, e fossero da esempio addirittura per tantissimi altri marchi. Quindi qualcosa che non è andato in quel momento in realtà è diventato fonte di ispirazione, non nel 58 ma negli anni a seguire, per tantissimi marchi. Ecco, la scelta probabilmente di tastiere molto larghe, capotasti in ottone, in grafite o meccaniche robotizzate, tutta una serie di prodotti con delle elettroniche collegate a delle pedaliere, collegate a delle schede audio, cioè tutto questo nuovo che avanza in realtà non ha trovato sbocchi commerciali. Quindi tutti questi no dati dai clienti, no dati dai clienti, no dati dai clienti, per clienti intendo i chitarristi, i consumatori, noi in realtà filtravamo come rivenditori un po' di prodotti, ottimizzavamo gli acquisti, ma
il prodotto da vendere era comunque quello, da proporre era quello, l'importante era non consegnare un prodotto sbagliato al cliente sbagliato, ma certamente in alcuni anni siamo stati in difficoltà a proporre questo tipo di prodotto. Beh, purtroppo queste difficoltà economiche da un lato, di prodotto per scelte sul prodotto da un lato, hanno creato un rischio di fallimento. Infatti nel 2017 viene richiesto il Chapter 11, adesso non conosco bene il diritto commerciale americano, ma fondamentalmente è un'amministrazione controllata da parte dello Stato, degli organi competenti, perché l'azienda non può più assolvere più i propri debiti, ha una situazione debitoria che va oltre il consentito secondo gli standard del diritto americano. E quindi l'azienda Gibson finisce su tutti i giornali, tutti i negozi a chiederci: allora è vero che la Gibson chiude, allora è vero che la Gibson non produce più, allora la Gibson è fallita. Un disastro mondiale sembrava. Tra le altre cose, devo dire che il marchio Gibson ha un'importanza nel marchio, in ciò che rappresenta, alla pari di Coca-Cola o di tanti altri marchi, o Apple, tanti altri marchi che riempiono la bocca solo a parlarne. Ma si tratta di fatturati veramente ridicoli, perché è un prodotto di nicchia specializzato, quindi muove tanto nel cuore, nell'anima, nell'immaginario collettivo, in quello che vediamo su qualunque palco in tutto il mondo, in qualunque video, ma nei fatti non rappresenta un fatturato importante. La stessa situazione di Vittorio non era così stratosferica rapportato ad altri marchi altrettanto importanti. E quindi cosa accade? Accade che un fondo entra dentro Gibson, quindi chiaramente allontana una parte del vecchio board, quindi Jaskiewicz lo perdiamo per strada, ma ci tengo, ripeto, è importante per noi ringraziare per 30 anni di ottimo lavoro di Harry Jaskiewicz, che ha fatto crescere i prodotti del Custom Shop. Quindi se oggi abbiamo una linea Custom Shop bella, importante, abbiamo le Collector Choice, abbiamo prodotti che rappresentano lo stato dell'arte, lo dobbiamo a questo imprenditore che ha voluto dare il meglio di sé. Ringraziamo anche Berryman, che è rimasto, ho avuto modo di incontrarlo al NAMA a Los Angeles quest'anno, si è trovato sul palco insieme a Slash a suonare, persona direi di quasi 80 anni, bellissima sul palco a suonare, divertirsi insieme ad altri grandi artisti. Per cui dobbiamo ringraziare questi imprenditori eroi che hanno portato avanti il marchio Gibson. E poi certamente hanno commesso qualche errore, hanno scommesso sul cavallo sbagliato, hanno probabilmente fatto scelte un po' troppo avanzate. E quindi nasce una nuova era. 2 anni fa abbiamo incontrato chi dal fondo è stato indicato come l'attuale CEO, quindi JC Carling, e abbiamo notato un'altra aria, un altro modo di porsi, un'altra voglia di fare, quindi un nuovo McCarthy, un nuovo Loar, per tornare indietro, un nuovo Jaskiewicz dei primi 30 anni, comunque una persona che ha voluto prendere in mano l'azienda e farla ritornare indietro nel tempo da un lato, ma portarla avanti nei prossimi anni. Quindi che dire, siamo in una nuova era, siamo nella JC Era, così viene definita, c'è grande entusiasmo in casa Gibson, al di là del momento, ma non ne vorremmo parlare perché non è certo bello in questo momento raccontare storie di vita quotidiana che non ci fa piacere raccontare, ma siamo in attesa di questa evoluzione che è già cominciata. I prodotti oggi vengono realizzati con delle linee di produzione che hanno meno scarti dovuti ai problemi di lavorazione, quindi alle botte perché si appoggia per terra, si appoggia di lato. È più razionalizzata la linea origine, la linea model, sono tutte più facilmente intellegibili. La gamma dei prodotti Epiphone è cresciuta e sta seguendo quel percorso, e senza farne un fatto commerciale, ma credo che sia tesoro comune il marchio Gibson per tutti noi del mondo della musica, è cominciata una nuova era. Tutto sta ricominciando, tutto si porterà avanti e vi aspettiamo a provare ancora le emozioni che proviamo noi ogni volta che tiriamo fuori una chitarra da un astuccio, ogni volta che ci viene presentata una novità, ogni volta che pensiamo di accontentare il sogno di un musicista, di uno di voi. Direi che la storia di Gibson è finita ed è ricominciata.
Sicuramente avremmo commesso qualche errore, sicuramente avremmo dimenticato qualcosa, ci perdonerete se non abbiamo tirato fuori la chitarra giusta al momento giusto, ma non è facile in questo momento neanche per noi avere una gamma di prodotti adeguati per una storia così importante, ma ci tenevamo a raccontarvi la storia da Eorgil Will Gibson fino a J.C. Carlick. Un ringraziamento a tutti voi, da Davide Tomassone, qui da Roma, ma spesso anche a Bologna, quindi sempre un po' dappertutto. Io vi ringrazio, vi saluto e un grande grazie a Music Off che ha fatto un grande lavoro insieme a noi. Un saluto a tutti, ciao, grazie.